Lunedì 22 settembre, uno sciopero generale che punta a bloccare tutto in segno di solidarietà con Gaza. Lunedì 22 settembre è stata convocata una giornata di astensione dal lavoro di 24 ore che, per la sua natura e per le adesioni annunciate, assume i contorni di una mobilitazione nazionale capace di colpire trasporti, scuola, porti, logistica e molti altri comparti. L'iniziativa, promossa dalle sigle sindacali di base come USB, CUB, ADEL, SGB e USI-CIT, nasce come gesto di solidarietà verso la popolazione palestinese e in sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. Gli organizzatori non si limitano infatti a richiamare la dimensione umanitaria dell'azione, ma intendono trasformare la protesta in una pressione politica contro le forniture di armi e le politiche considerate complici del massacro a Gaza. L'astensione è pensata per interessare sia il pubblico che il privato. Dal personale ferroviario e dei trasporti locali al mondo della logistica e dei porti, passando per la scuola, con docenti e personale ATA che sono stati chiamati a partecipare, e arrivando a settori molto più estesi come le attività portuali e alcuni servizi essenziali. Diverse sigle sindacali annunciano modalità e fasce diverse di adesione. Nel comparto ferroviario, lo sciopero si estende dalla mezzanotte fino alle 23, con fasce orarie garantite per i pendolari mattutini e serali. Analoghe limitazioni e fasce di garanzia sono state diffuse dalle aziende dei trasporti cittadini, per esempio AT e ATAC, per minimizzare i disagi nelle ore di punta. La misura dello sforzo organizzativo e della volontà di mobilitazione è evidente nelle numerose piazze. Sono previste oltre 60 manifestazioni in tutta Italia, da grandi cortei nelle metropoli a presidi e blocchi in città medie e piccoli centri. A Roma, Milano, Torino, Bologna e Genova, tra le altre, si attendono raduni di dimensioni variabili ma coordinati nello slogan e negli obiettivi. Esprimere solidarietà a Gaza, appoggiare le navi della flotilla e denunciare le responsabilità politiche che, secondo i promotori, rendono complici i governi occidentali. I punti di ritrovo e gli orari indicati dagli organizzatori mostrano una mobilitazione distribuita durante l'arco della giornata, con iniziative che andranno dai sit-in mattutini ai cortei pomeridiani e serali. Lo sciopero non si limita però al singolo giorno. La cronologia delle agitazioni annunciata dalle testate segnala che la protesta del 22 si inserisce in un autunno già segnato da ulteriori astensioni programmate, soprattutto nei settori aerei e ferroviari. Sono già elencate date e settori con possibili stop fino a metà novembre, con altri scioperi regionali e nazionali che potrebbero creare una fase prolungata di disagi per chi viaggia o lavora nel trasporto pubblico e nell'aviazione. Questo calendario allungato rende la giornata del 22 il primo atto di una stagione di mobilitazione che le organizzazioni dichiarano intenzionate a mantenere nel tempo. Oltre all'adesione dei sindacati di base, la protesta appare incastonata in un quadro più ampio. Associazioni, movimenti e reti civili, dall'ANPI a Non Una di Meno, da Emergency ad ARCI e molte altre sigle associative hanno comunicato forme di sostegno o partecipazione, dando allo sciopero una dimensione di movimento globale, che, secondo diverse analisi editoriali, è riveniente da 2 anni di costruzione di reti e convergenze politiche. Secondo commentatori e editorialisti, la mobilitazione italiana riflette tendenze che si sono viste in altre capitali del mondo e dialoga con la mobilitazione internazionale attorno alla questione palestinese. In questo senso, le piazze del 22 non sono solo un'azione di contingenza, ma un pezzo di un movimento più ampio che si riconosce in slogan come "Blocchiamo tutto". Sul piano pratico, gli effetti annunciati sono concreti e articolati. Oltre alle riduzioni e alle sospensioni del servizio ferroviario e del trasporto urbano nelle fasce non garantite, sono previste ripercussioni sul traffico marittimo e sui porti, con i lavoratori portuali coinvolti per l'intera giornata, sul trasporto merci su rotaia e sulle operazioni autostradali in alcune fasce orarie. Sono citati inoltre scioperi limitati di personale come quello dei vigili del fuoco e astensioni nel comparto sanitario con modalità differenti a seconda dei turni. Per chi organizza viaggi o spostamenti nei prossimi giorni, la raccomandazione già diffusa dalle aziende e dagli enti è di verificare i piani di servizio e gli aggiornamenti sulle fasce di garanzia. Infine, lo sfondo politico. La mobilitazione ha richiamato anche dichiarazioni pubbliche di esponenti sindacali e figure politiche
che chiedono scelte concrete, come un blocco alle esportazioni di armamenti verso Israele. Il tema delle responsabilità governative e della posizione italiana nel contesto internazionale viene posto al centro del dibattito dagli organizzatori e dai sostenitori della protesta, che vedono nello sciopero e nelle manifestazioni uno strumento per provare a condizionare scelte di politica estera e commerciale.